Come ho promesso di fare questo video per spiegare di più e meglio come integrare la coscienza TCT di Corrado Malanga, ma tramite i comandi, no? Ok, quello che noi abbiamo visto fino adesso, perché io non tanto, ma i miei amici hanno lavorato con varie persone su questa cosa, e hanno lavorato con le persone che non avevano risultati o le cose non cambiavano, ma non cose di riprogrammazione del subconscio, cose di salute, cose un po' particolari, diciamo. E facendo il comando per l'integrazione della coscienza, le cose sono risolte. Quindi sarebbe da fare questo comando. Adesso se tu ti sei unificato la coscienza tramite il TCT e la coscienza è unificata, allora ok, prima di fare i comandi per integrare della coscienza sarebbe di diventare cosciente. Noi abbiamo osservato che se facevano comandi alle persone che non capivano cos'è quella coscienza, cos'è quello anima, spirito, mente, di studiare un po', no? Guarda un po' dei video di Corrado Malanga, leggi il Simbard, l'articolo che ha sul suo sito, Simbard e il TCT, e così capisci un po' di più di quello che si tratta. Anche i video, se lo leggi non ti va male. Quindi leggere prima e capire un po' cosa succede e cosa significa l'anima, spirito e mente. Argomenti, non solo perché ho sognato io che così è l'anima e che così si vede il spirito, no? No, allora provate di diventare coscienti. È importante, diventare cosciente di qualsiasi cosa ti tira un po' fuori da quella cosa lì. Poi se vai a integrare quello che hai coscientizzato, se fai comandi, con i comandi vai a integrare, perché se hai paura di essere quello, l'anima, di essere spirito, di essere mente, se hai paura, allora non va bene. Puoi anche integrarla, di sentirti così, e questa cosa puoi vederla nella tua vita, quando parli di te, quando ti definisci. No, se vai a usare tanto io come corpo, io faccio quello, la mia anima, la mia spirito, quindi se tu dici la mia anima, quindi non ti stai identificando con l'anima, non ti stai identificando con la coscienza. Se usi tanto e non hai neanche il pensiero dietro quando dici queste parole, per le persone che non capiscono, ma almeno dietro tu sai chi sei e per te è chiaro, e questa la dici solo per essere capito, ma tu subito il tuo pensiero va che tu sei molto di più di così. E quindi è importante a cosa ti riferisci quando parli di te. Se non hai integrato, puoi integrare come? Con i comandi. Se hai paure, perché, sono questo? Perché sono, mi chiamo così? Perché mi riferisco al corpo? Perché? E devo vedere che paure ho o che programmi ho che non mi lasciano a definirmi come coscienza integrata o come anima o come quello che io penso di essere. E quindi sarebbe di fare comandi in quella direzione per integrare quella cosa lì. I comandi sono semplici, la stessa cosa, no? Comando che questa credenza che io sono una persona, che non è tanto bene una persona, puoi fare anche scarichi di sentimenti di sapere come è di essere così, molto importante. E allora le cose poi cambiano. Dopo diventare cosciente, fare anche questi comandi e scarichi, di capire cosa sei, di essere lì, sarebbe di fare comandi di pulizia energetica. Perché? Perché se ci sono delle entità ti possono impedire, se hai dei microchip ti possono impedire di fare, se hai qualche entità parassite, devi fare comandi di pulizia, che abbiamo parlato già, e già c'è un video, una Zoom in accademia dove puoi imparare come fare comandi di pulizia. Che significano i comandi di pulizia? Quelli per le entità, per i contratti, per impianti, per microchip e così, per i canali, quindi fare tutti quei comandi. E quelli ti consiglio di farli, non lo so, ogni tanto di farli. Perché? Perché tu hai pulito adesso la casa, ma la casa non è che rimane pulita, perché vai qua, vai là, si mette la polvere anche se non vai dentro, quindi c'è da pulire, ogni tanto c'è da fare una pulizia energetica. Quindi fate una pulizia come fai pulizia del corpo, ti lavi il corpo, fai anche una pulizia energetica ogni tanto.
anche se hai la coscienza integrata e non si possono attaccare tante energie, ma le cose possono anche un po' essere lì. Quindi io mi faccio un comando di pulizia ogni tanto che sento il mio corpo un po' debole o che sento qualcosa, mi faccio dei comandi di pulizia energetica. Quindi una volta a 2-3 settimane, mese, mi faccio dei comandi per la pulizia energetica. Quindi è importante che così poi comandi per la interferenza. Se ci sono interferenze, prima di fare i comandi, può darsi che la coscienza non si unifica. Allora ci sarebbe da fare comandi per interferenze, no? Se ci sono interferenze. Poi puoi cambiare e così non ci sono le interferenze che ti impediscono di unificare la tua coscienza. Perché noi abbiamo visto cosa è successo? Noi abbiamo lavorato con le persone, abbiamo misurato con la ANSA, abbiamo misurato con la radiestesia e ci siamo capiti. Parlo della ANSA di questo strumento, no? Che poi lo puoi anche comprare da me e se vuoi puoi usarlo, è semplice, ti vendo un corso come usare questo strumento. Quindi noi abbiamo misurato, vediamo se è integrata la coscienza, se esiste, quante coscienze sono in quella persona. E dopo abbiamo fatto i comandi, abbiamo pulito, abbiamo verificato se è pulito o no e dopo abbiamo fatto, se volete, ci sono persone in accademia che hanno già questo strumento, che usano il pendulo e vi potete rivolgere a loro e loro vi possono misurare se le cose come essere sicuri che avete fatto un bel lavoro. Quindi comando per interferenza, per non essere interferato quando fai questi comandi di unificare la coscienza. Buono. Dopo fare questi comandi per la interferenza, quindi abbiamo fatto diventare cosciente, abbiamo imparato qualcosa, abbiamo letto, lo sappiamo cosa significa, così via. Comandi di pulizia energetica e anche scaricamenti di sapere cosa significa di essere coscienza, di essere anima, di essere comandi per l'interferenza, comandi per farsi adesso dobbiamo fare dei comandi per farsi conoscere la coscienza. Perché? Quello che abbiamo visto anche noi, come anche Corrado Malanga, a tante persone la coscienza neanche non si conosceva una con l'altra, neanche non sapeva dell'esistenza dell'altra. L'anima non sapeva che esiste anche un spirito là, che esiste anche una mente che è attaccata a quel corpo. Lei dormiva o non capiva e pensava che era sola. Quindi sarebbe comando di farsi conoscere e quindi fateli conoscere, fate comandi perché siete voi, sono le vostre, potete comandarli, quindi ti comando di conoscerli tra di voi, ok? Buono, dopo questo comando per conoscersi vai al comando di unificazione della coscienza e questo comando io ve lo dico adesso, ma ve lo dico io perché voglio che lo fate bene e così va avanti la cosa. Quindi il comando suona così, dovete solo seguire le stesse parole, la stessa scheda che abbiamo con i comandi, quindi non è niente di che. Però voglio che questo comando di unificazione include anche lui 3 comandi, perché sono 3 coscienze. Allora, comando, ok? E quindi così hai unificato la mente, lo spirito e l'anima. Quindi poi sarebbe da misurare sia con l'ANSA, sia con il pendulo, sia con il testo dei muscoli, no? Il braccio, la cosa o il balancio del corpo. Quindi anche se non hai una persona che ti fa radiestesia, la puoi fare te, la puoi fare con il testo del balancio. Ti metti in piedi e chiedi, no? La mia anima ti sei unificata con la mia mente e il spirito, il mio spirito ti sei unificata e vedi cosa ti risponde il corpo. Se non lo sai fare questo, vai a diventare cosciente. Trovi sul YouTube video David Hawkins. Trovi con David Hawkins dei video dove ti insegna come farlo. Quindi puoi farlo anche così, puoi misurare anche così. Quindi questa sono i passi, gli step che devi fare per integrare la coscienza. Se fai tutti questi step per integrare la coscienza, si deve integrare, si deve connettare.
Se no si può misurare, vedere perché, deve mettere delle domande, se hai dei pensieri che qualcosa non va. Dopo la integrazione della coscienza, le cose sono cambiate. Quindi, se volete fare questa cosa vi aiuterà tanto, ma questa non vi mette di non fare riprogrammazione per i programmi, per paure, per lavorare con voi, però Vi può aiutare tantissimo.